Eccoci giunti alla terza tappa di questo viaggio che mi ha portato a Chongqing, città poco conosciuta nonostante venga considerata la singola città più popolosa al mondo con ben 32 milioni di abitanti ed è talmente grande che servono 2 giorni di viaggio per attraversarla tutta. Ha una storia molto antica di più di 300 anni ed è stata anche capitale cinese durante la Seconda Guerra Mondiale. La città è costruita in salita in quanto il 70% del suo territorio si trova su una montagna, il che la rende un luogo incredibile tra ponti e strade costruite su livelli diversi e metro che passano all'interno di palazzi. La prima tappa è stata il ponte di ferro di Chao Tianmen, da cui volevo vedere i 2 fiumi che attraversano la città a incontrarsi, che sono il fiume Azzurro e il fiume Jialing. Il fatto particolare è che questi 2 fiumi hanno 2 colori diversi, quindi quando si incontrano creano questo panorama particolare che assomiglia molto anche all'hot pot, che è un piatto tipico cinese e soprattutto tipico di questa regione. Come potete vedere non sono stata molto fortunata durante la mia prima giornata in quanto la città era ricoperta da nebbia e infatti Chongqing è anche conosciuta come la città bianca. Successivamente mi sono avventurata nella città antica di Zheqikou, che sta lungo il fiume Jialing, dove potrete vedere molti edifici storici ed è anche un ottimo posto per assaggiare cibo tipico della regione che è molto conosciuta per il suo cibo piccante. E dopo aver comprato un sacco di cibo ho deciso di mangiarmelo in questo parchetto che ho trovato di fronte al fiume e guardando i pescatori. E ovviamente la Cina è ricca di templi e mi sono imbattuta lungo la strada in questo tempio che ho ovviamente visitato. Sono andata alla libreria Zhong Shugo che sta al terzo piano di Zodi Plaza. All'interno di questo centro commerciale che sembrava abbandonato ho trovato questa libreria molto carina dove potrete rilassarvi, prendere un caffè e leggere un libro. Chongqing è appunto famosa per le metro che passano attraverso i palazzi e la fermata più conosciuta è quella di Lizba, dove potrete appunto vedere la metro che passa attraverso i palazzi. Da qui ho deciso poi di avventurarmi a piedi per raggiungere il parco Erling, ma ovviamente essendo la città costruita in salita su livelli diversi e il navigatore non funzionava, ho perso un'ora di tempo cercando di raggiungere questo parco, ritrovandomi poi invece allo stesso identico punto di partenza, al che ho deciso di prendere la metro, fare una fermata e scendere davanti al parco. La città prende vita di notte e consiglio di passare la notte nel quartiere Jiefang-bei, che viene considerato proprio il centro della città ed è piena di negozi e di ristoranti. E qui potrete anche trovare Hongya Cave, che è un complesso di 11 piani che vengono illuminati durante la notte. È uno dei posti più turistici della città, poiché il complesso anche ricorda molto la città incantata di Miyazaki. Poco lontano da Chongqing si trova la città di Dazhu, che è molto famosa poiché vi si trovano queste sculture in pietra, molte delle quali risalgono al VI secolo e sono patrimonio dell'UNESCO. Per raggiungere questo complesso sono andata alla stazione centrale dei bus di Chongqing, da cui ho preso un bus per Dazhu per 43 yuan. E una volta arrivata in città ho trovato fuori dalla stazione dei bus un altro bus, se non ricordo male il 205, che mi ha portato direttamente all'ingresso. Ci sono diversi complessi tra cui scegliere, quello che ho scelto io si chiama Baoding, che è il più famoso anche perché si trova il Buddha reclinato e il biglietto d'ingresso mi è costato 115 yuan. Il giorno dopo, nonostante la pioggia, mi sono avventurata verso Chengdu, città conosciuta sia per i panda, simbolo della Cina,
e sia per l'opera di Sichuan.